Buongiorno a te, sono Francesco Guarnaccia di Francesco Guarnaccia Results e oggi ti voglio parlare di un argomento che ho già accennato in un altro video, ma vorrei andare un pochino più in profondità. E l'argomento sono gli investimenti passivi, cioè gli investimenti fatti utilizzando i cosiddetti ETF, Exchange Traded Fund. Per prima cosa ti voglio parlare di questo tipo di investimenti sempre nell'ottica del lungo termine. Perché questo? Perché il lungo termine è quello che ci permette di realizzare una sicurezza dell'investimento maggiore e anche dei risultati che sono migliori appunto nel tempo. Anche perché ti dico questo perché gli ETF in effetti quando sono nati anche come strumenti speculativi e vengono utilizzati oggigiorno gli ETF anche per fare appunto del trading short term, ma noi non ce ne occuperemo e non ci interessa. L'altra domanda che ti potrà venire spontanea è perché tu che proponi il value investing e sei un value investor, perché parli di investimenti di questo tipo? La risposta è molto semplice perché in effetti, come ha detto lo stesso Warren Buffett, di cui sto leggendo un libro proprio in questo momento, ha detto che dopo il value investing, cioè quindi investire in borsa utilizzando azioni, il secondo modo che per le persone che non hanno il tempo, la voglia, l'interesse di studiare delle aziende, quindi la seconda metodologia che consiglia di utilizzare, che lui stesso ha utilizzato, è quella di investire in ETF. Ecco, ma vediamo innanzitutto che cos'è un ETF. L'ETF appunto si chiama Exchange Traded Fund e non sono altro che dei fondi automatici, quindi sono governati principalmente da calcolatori, che comprano le azioni che appartengono a un indice di borsa e quindi praticamente simulano, emulano e cercano di essere quanto più vicini a un indice di borsa. Per farti capire questo concetto, ti faccio vedere ora l'indice Standard & Poor's 500 con un ETF. Ti faccio vedere adesso, ti faccio vedere lo Standard & Poor's 500 e ci mettiamo in sovrapposizione l'ETF. Come vedi si sposano decisamente bene. Se facciamo la stessa cosa per un altro esempio che ti posso fare, il FTSE MIB, cioè il MIB 40 italiano, le 40 maggiori aziende appunto che sono quotate in piazza Affari, ti faccio vedere l'indice e adesso ti faccio vedere l'indice con un ETF. Ecco, questo ti rende l'idea appunto di quanto gli ETF siano simulino in maniera quanto mai precisa appunto un indice di borsa. Ma vediamo adesso perché gli ETF sono attraenti e interessanti. Allora, la prima ragione è perché hanno dei costi di gestione decisamente inferiori ai fondi comuni che vengono normalmente proposti dalle banche e dai promotori finanziari. I fondi comuni normalmente hanno dei costi annui che variano nell'ordine della qualche unità di percentuale, mentre gli ETF sono di un ordine di grandezza inferiore, cioè costano 10 volte di meno, quindi arrivano l'ordine di grandezza del costo annuale di un ETF per la sua gestione dello 0,1-0,5%. Questa differenza che potrà non sembrarti enorme, in realtà lo è nel lungo termine. Infatti se vuoi andare a vedere il video che ho fatto riguardo all'interesse composto, puoi capire come questo incida nel tempo. La seconda ragione è perché sono estremamente liquidi, cioè li puoi vendere e acquistare in maniera istantanea. Sono degli asset finanziari che sono scambiati all'interno delle borse normali e quindi hanno una capacità di acquisto e vendita molto, molto elevata. I fondi comuni invece possono richiedere anche qualche giorno e non sono scambiati in maniera così fluida.
Ma la ragione, direi principale, è che gli ETF nel lungo termine hanno un andamento migliore della maggior parte dei fondi. Infatti i fondi comuni che si promettono di superare l'indice di riferimento, nella maggior parte dei casi non lo fanno, e se lo fanno per un periodo limitato di tempo. Ma vediamo adesso anche qualche aspetto negativo degli ETF. Allora, gli ETF richiedono un po' di conoscenze in più, perché bisogna aprire un conto titoli, bisogna selezionare il tipo di ETF che si vuole acquistare e acquistarlo. Questo presuppone un minimo di conoscenze, veramente un livello direi basso di conoscenza. Cosa che invece con i fondi comuni basta chiamare al telefono o incontrarsi col proprio promotore finanziario e lui farà tutto il lavoro per noi. Però naturalmente questa comodità viene pagata, direi, in maniera sproporzionata con i risultati. Vediamo ora quanti tipi di ETF, quali sono i tipi di ETF che sono presenti sul mercato. Prima di tutto voglio dirti che gli ETF hanno una diffusione veramente notevole. Infatti dal 1990, quando il primo ETF è stato creato in Canada, al giorno d'oggi, gli ETF sono passati da uno a parecchie migliaia di ETF differenti. Inoltre, il capitale che è investito in ETF a livello globale, ho letto un dato del 2020, e si aggira intorno agli 8 mila miliardi di dollari a livello di mercato globale mondo. Ok? Quindi rappresentano circa il 20% del mercato globale finanziario. Ecco, quindi negli ETF in effetti vengono investiti notevolissimi capitali. Gli ETF sono di tre tipi principalmente. Ci sono gli ETF azionari che appunto simulano degli indici di borsa, sono gli ETF obbligazionari che simulano indici legati alle obbligazioni statali e c'è anche un particolare tipo di ETF che vengono chiamati più propriamente ETC, Exchange Traded Commodities, che simulano il mercato delle materie prime. Per esempio l'oro, per fare un esempio, il petrolio, possono essere l'argento, i metalli preziosi, il gas naturale e quant'altro. Ecco. Quindi c'è una varietà veramente notevole di questi prodotti. Vediamo quindi gli ETF azionari. Sono la grande maggioranza del mercato degli ETF e simulano, come ho detto ancora altre volte, un indice di borsa, come può essere lo Standard & Poor's 500 in America, il Dow Jones, piuttosto che lo Stoxx 50, cioè le 50 più grandi e rappresentative aziende della comunità europea, il MIB 40 e quant'altro, ma possono anche simulare degli indici di altri mercati, come per esempio il mercato giapponese, il mercato cinese, il mercato indiano, quindi ci permettono gli ETF di diversificare anche per mercato. Di fatto gli ETF sono già diversificati per loro natura perché contengono appunto un paniere di aziende, questo mitiga praticamente il rischio del nostro investimento. Gli ETF obbligazionari sono ETF che simulano anche qui i indici relativi all'obbligazione, ma sappiamo benissimo che le obbligazioni danno dei rendimenti veramente molto bassi e considerando che praticamente abbiamo un'inflazione decisamente superiore a questi rendimenti, ci assicurano almeno nel breve periodo di perdere dei soldi. Quindi sicuramente non sono degli ETF che consiglierei, però ci sono e sono soprattutto per le grandi aziende, i grandi gruppi di investimento, sono dei parcheggi di liquidità. Okay. Gli ETC
permettono per esempio di comprare oro senza comprare oro fisicamente, ma comprando degli ETC che abbiano ripetano il valore di mercato dell'oro, e ci sono alcuni ETC che hanno proprio come loro sicurezza appunto di oro fisico che è presente nei caveau delle banche. Ecco, io direi che con questo ho fatto una panoramica generale di quelli che sono gli ETF, e nel prossimo video mi propongo di vedere assieme a te come poter costruire un portafoglio utilizzando appunto gli ETF. Ecco, e con questo io ti saluto e ci vediamo alla prossima occasione.